Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Con l'avvicinarsi delle feste della stagione natalizia, la vostra voglia di imparare l'italiano potrebbe calare un po' tra addobbi, luci, dolcetti e regali. Ma noi non dobbiamo permettere che questo succeda, anzi, dobbiamo cercare nuovi stimoli così da rimanere motivati e da continuare a praticare l'italiano tra una fetta di panettone e un frontino con la scritta Buon Natale. E non c'è scusa o stimolo migliore di un buon cinepanettone. Questa parola è un'invenzione tutta italiana e indica un film comico di produzione italiana, in cui le vicende sono generalmente basate su una serie di equivoci e doppi sensi. Questo tipo di film è sempre a sfondo natalizio, è destinato a un pubblico popolare ed è realizzato appositamente per le festività. Scopriamo insieme quali sono i 5 cinepanettoni italiani assolutamente imperdibili. Natale in crociera. Questo film è veramente un classico, pieno zeppo di quei fraintendimenti di cui parlavo prima, oltre a intrecci d'amore e, sì, anche qualche momento di volgarità. In questo film troviamo Christian De Sica, attore italiano molto famoso soprattutto per questo genere di film, che interpreta Paolo, un uomo che ha progettato di spedire la moglie e il figlio in vacanza sulla neve per Natale, così da potersi dedicare alla sua amante. Per Paolo si presenta l'occasione perfetta quando suo cognato tenta di suicidarsi. Così Paolo si offre di andare in vacanza con lui per fargli compagnia. In realtà il suo piano è quello di abbandonarlo e passare la vacanza con l'amante, a cui ha promesso una crociera ai Caraibi. Come spesso accade in questi film, poi, la vicenda, principale, che in questo caso è appunto quella di Paolo, si intreccia con altre storie, con altre vicende, sempre nello stesso luogo, in questo caso sulla nave da crociera. E appunto su questa nave da crociera troviamo anche la storia di Michela, Michelle Hunziker, e Luigi, Fabio De Luigi, che dopo una serie di tira e molla si ritroveranno a loro insaputa a essere i testimoni degli sposi durante un matrimonio che si tiene proprio, indovinate un po', sulla nave da crociera, con destinazione i Caraibi. Cosa succederà? Beh, lo lascio scoprire a voi, ma fidatevi, ne vedrete delle belle. Piccola parentesi. Siccome so che la maggior parte di voi non vive in Italia, volevo ricordarvi che se avete problemi a trovare questi film natalizi italiani dal vostro paese, potrete risolvere facilmente il problema usando NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN vi permette di navigare su internet come se vi trovaste in un altro paese. Questo significa che potrete accedere a tutti i siti riservati ai cittadini di altri paesi. Per capirci meglio, vi è mai capitato di finire su una pagina che diceva "il contenuto non è disponibile nel tuo paese"? Ecco, questo succede perché ci sono delle georestrizioni. Significa che il contenuto che cercavate è disponibile solo per persone che si connettono da determinati paesi. NordVPN risolve questo problema. Vi basterà aprire il programma, disponibile su PC, tablet e smartphone, selezionare il paese in cui vorreste virtualmente trovarvi e ricaricare la pagina che stavate cercando di visualizzare. Tada! Io uso spesso NordVPN per guardare film e serie TV sulle reti televisive straniere.
Questo mi aiuta a migliorare la mia pronuncia e la mia grammatica delle lingue che studio. Sono certa che NordVPN vi tornerà molto utile. Provatelo! Approfittate della loro offerta del Black Friday. Lo pagherete solo un paio di euro al mese. E usando il codice coupon LERNAMO avrete anche un mese gratuito. E se dopo averlo acquistato non dovesse piacervi, vi basterà scrivere loro una mail e vi rimborseranno totalmente. Ma adesso torniamo a noi. Il secondo cinepanettone che vi voglio consigliare si chiama La banda dei Babbi Natale. In questo film i protagonisti sono i membri del trio comico italiano Aldo, Giovanni e Giacomo, che appunto prende il nome dai loro nomi, dai nomi dei tre uomini. Per i tre non è un bel Natale, perché infatti vengono portati in questura. I tre vengono sorpresi nella casa della compagna di Aldo, vestiti da Babbo Natale. E per questo motivo vengono scambiati per dei ladri, appartenenti a una banda di ladri, appunto, che si intrufolano nelle case altrui per rubare, vestiti proprio di rosso e bianco, come il grande protagonista di questa festa. Perciò vengono arrestati e dovranno fare di tutto per riscattare la loro reputazione, per dimostrare che non sono affatto dei ladri e che sono dei semplici giocatori di bocce. Ce la faranno? Sta a voi scoprirlo. Un altro film dedicato al Natale che vi consiglio assolutamente di guardare è Il peggior Natale della mia vita. Beh, il titolo dice già abbastanza. Infatti, il protagonista è Paolo e il film racconta proprio del suo peggior Natale in assoluto, inclusi anche i 3 giorni precedenti il Natale vero e proprio. Paolo, Fabio De Luigi, deve andare in un castello per celebrare le festività natalizie con la famiglia di sua moglie. Ma, come sempre in questi film, ci saranno 1000 imprevisti, 1000 problemi, 1000 difficoltà, 1000 fraintendimenti e tra le altre cose lui finirà per fare un po' di casini. In particolare rovinerà il tacchino per la cena e annuncerà la morte di un uomo in realtà vivo. Insomma, potete immaginare la confusione, ma tutto è estremamente divertente. E in questo film troverete anche altri grandissimi attori italiani come Diego Abatantuono e Cristiana Capotondi. Ancora, un altro film italiano estremamente divertente e dedicato al Natale è Un Natale al Sud. Anche questo un cinepanettone a tutto tondo. In particolare, qui la trama è basata su un tema estremamente comune nei film italiani, e cioè le differenze tra il nord e il sud Italia. Poi, oltre a questo tema di sfondo, l'argomento principale del film è la tecnologia e il suo aiuto in amore. I protagonisti di questo film sono 2 uomini, uno proveniente dal nord, Massimo Boldi, che interpreta un carabiniere, e un altro invece proveniente dal sud, Biagio Izzo. Notate la costante di questi film, tante famiglie, tante storie che si ritrovano tutte intrecciate nello stesso luogo in cui tutti hanno deciso di festeggiare il Natale. In ogni caso, entrambi questi protagonisti scoprono che i loro figli sono fidanzati con delle ragazze che non hanno mai incontrato di persona e che hanno conosciuto attraverso un'app di incontri, Cupido 2.0. Così decidono di cominciare a pedinare i loro figli. Ma la loro missione si rivelerà più difficile del previsto e tra le altre cose super divertenti ed esilaranti, i 2 dovranno anche partecipare al raduno in persona dell'app Cupido 2.0. Potete immaginare le conseguenze. E infine,
il film di Natale più recente tra quelli di questa lista, Il primo Natale. In questo film veniamo completamente trasportati e catapultati, indovinate un po', nel primo Natale, e cioè quello della nascita di Gesù. I protagonisti di questo film sono due attori comici siciliani, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, i quali fanno parte del duo comico appunto Ficarra e Picone. Il primo, Ficarra, interpreta un ladro, Salvo. Il secondo, Picone, interpreta invece un prete, Don Valentino. Cosa succede? Dunque, Salvo, il ladro, scopre il valore di una reliquia conservata nella chiesa del secondo. Così, dopo questa scoperta, Salvo decide di partecipare al presepe vivente organizzato dalla parrocchia, in occasione appunto delle festività natalizie. Durante il presepe, Salvo riesce a rubare la reliquia, ma viene scoperto dal prete che lo insegue e così i due percorrono una strada magica e miracolosa che li porta in Palestina, al tempo della nascita di Gesù. E il resto sta a voi scoprirlo. Bene, io spero che questi film vi abbiano suscitato un po' di interesse e spero anche che, grazie a loro, possiate mantenere alta la motivazione per continuare a praticare e a imparare l'italiano anche durante le festività natalizie. Li conoscevate già? Fatemelo sapere nei commenti, ma fatemi anche sapere qual è, in generale e in assoluto, il vostro film di Natale preferito. Sono alla ricerca di idee, quindi scrivetemi nei commenti. Non deve essere per forza italiano. Se poi siete curiosi di sapere quali sono le tradizioni di Natale in Italia, se siete curiosi di sapere cosa succede e come lo celebriamo generalmente, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a questo argomento, che come sempre trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece cercate qualsiasi altra informazione riguardo un argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di visitare il sito lernamo.com. E se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok e di iscrivervi al canale Telegram. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao!